Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo alla scoperta del centro storico di Bruxelles, la capitale del Belgio. Venite con noi per scoprire le bellezze che questa città ha da offrire e, perché no, prendere spunto per il vostro prossimo viaggio. La nostra prima tappa è la Grand Place, considerata una delle più belle piazze del mondo, a pieno diritto nella lista dei luoghi patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ogni 2 anni, nel weekend di Ferragosto, un suggestivo tappeto formato da più di 500.000 begogne copre il centro della piazza. Protagonista della Grand Place è l'Hôtel de la Ville, il municipio della città, con la guglia alta 96 metri sormontata da una statua di San Michele. Di fronte all'Hôtel de la Ville c'è l'antica Casa del Pane, ribattezzata in seguito Maison du Roi, dove oggi si trova il Museo della Storia di Bruxelles. Tutto intorno alla piazza si trovano le case delle corporazioni, che raccontano la storia dei mestieri che si sono succeduti in piazza e nell'intera città. Just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth and call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Nei dintorni della Grand Place si trova uno dei simboli della città di Bruxelles, il Manneken Pis, una piccola statua raffigurante un bambino che fa pipì. La leggenda racconta del piccolo Julien che fece pipì sulla miccia di una bomba salvando la città da un bombardamento. Proprio alle spalle della Grand Place si trova l'Îlot Sacré, l'isola sacra, un labirinto di stradine e vicoli dichiarato patrimonio dell'umanità. Il pezzo forte sono le Gallerie Reali di Saint-Hubert, una galleria di 200 metri coperta da un'enorme cupola di cristallo costruita a metà Ottocento e composta da 3 gallerie, la Galleria del Re, la Galleria della Regina e la Galleria dei Principi. La maestosa cattedrale di San Michele Santa Gudula è un miscuglio di stili diversi, le torri in stile gotico, le vetrate rinascimentali e la facciata con elementi dell'architettura quattrocentesca. La cattedrale origina da una piccola chiesa costruita nell'anno 1000 e dedicata al culto di San Michele Arcangelo. Nel 1047 vi furono poi poste le reliquie di Santa Gudula e nel 1200 cominciarono i lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dal Jardin du Mont des Arts si ammira una splendida vista su tutti i tetti della città. Mont des Arts funge da divisione naturale fra il centro storico e lo splendido quartiere di Sablon, che visiteremo tra poco. Il meraviglioso edificio Art Nouveau di Old England, in ghisa e ferro battuto, progettato nel 1899, è occupato dal Museo degli strumenti musicali di Bruxelles. Il Palazzo Reale di norma è aperto al pubblico dal 21 luglio, giorno della festa nazionale, all'inizio di settembre, quando i reali di Belgio sono fuori Bruxelles per le vacanze, ma in questo periodo il palazzo è chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione per cui non c'è stato possibile visitarlo.
Il quartiere Sablon è uno dei più eleganti della capitale belga, punto di passaggio obbligato dei turisti. Il quartiere si articola in due grandi piazze. La prima è la Place du Grand Sablon. Qui si trova la chiesa di Notre-Dame du Sablon, capolavoro gotico. L'interno è semplice e gradevole, simile alla cattedrale ma più piccolo, con 11 vetrate alte 15 metri che illuminano la navata centrale. E infine la seconda piazza è Place du Petit Sablon, famosa per la sua fontana e i suoi giardini. Vi ringraziamo per essere arrivati fin qui, ma non andate via perché nel prossimo video ci sposteremo solo di pochi chilometri per raggiungere la città di Ghent, capoluogo delle Fiandre, per cui iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Alla prossima, ciao!